Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo non nella solita postazione, ma quantomeno con la strumentazione adeguata in modo che almeno la qualità video e audio sia delle migliori. Parliamo di Monaco-Inter 1-2, l'Inter vince la seconda amichevole stagionale, la prima era semplicemente il test in famiglia, ieri sera naturalmente l'avversario era di caratura internazionale ed è stato un test che ha dato delle risposte. Proveremo quindi ad analizzare pro e contro sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista dell'atteggiamento dei nostri nerazzurri. Naturalmente, prima di iniziare il contenuto, come al solito, vi ricordo quei pochi semplicissimi click che aiutano tantissimo, come il like al video, l'iscrizione al canale e, se vorrete poi rimanere aggiornati su tutti i nuovi contenuti, la campanella delle notifiche attiva. Iniziamo da una premessa. Affrontavamo una squadra che era molto più avanti nella preparazione. Il Monaco era all'ottava uscita stagionale e la Ligue 1 inizierà prima nel weekend nel prossimo weekend inizierà già il campionato francese, quindi chiaramente è un qualcosa da non sottovalutare. Dal punto di vista dell'approccio, l'Inter poteva fare sicuramente meglio. Il gol di Akliouché dopo un minuto e mezzo è stato un po' l'emblema di un Inter che non era scesa in campo col piglio giusto ed anzi è stato un Inter che poi qualcosina ha concesso, ecco, soprattutto con dei tiri che sono stati sì dal limite dell'area, ma tiri pericolosi, dove è sembrato un po' sia il centrocampo che la difesa sono risultate un po' in un certo senso piatte, poco reattive. Bene, poi c'è stato comunque la reazione dopo il gol subito. Dal punto di vista dell'atteggiamento va apprezzato il fatto che l'Inter ha subito il gol, ha cercato di rimontare, ha continuato a giocare anche dopo l'espulsione che è stata praticamente un'invenzione dell'arbitro, lasciatemelo dire, e è stato un Inter che ha vinto la partita con la voglia di vincerla davvero, nonostante fosse semplicemente un amichevole, anche in 10 contro 11, poi l'Inter si è fatta valere. Andiamo dal punto di vista dell'atteggiamento tattico, naturalmente valutando ciò che c'è stato fino all'espulsione, perché poi dopo è cambiato tantissimo e naturalmente non possiamo prendere da esempio ciò che c'è stato in 10 contro 11 in una amichevole estiva ad inizio preparazione praticamente, visto che la preparazione è iniziata soltanto il 28 col ritiro e contro una squadra che, come detto, era più avanti dal punto di vista fisico. Tatticamente è stato un Inter che ancora una volta ha cercato costantemente la verticalizzazione, è un po' il diktat dell'Inter di Kivu ed è un qualcosa che probabilmente troveremo spesso, indipendentemente se il sistema di gioco sarà con un centrocampo a 5, se si giocherà con un trequartista, con due trequartisti, l'Inter di Kivu punta a verticalizzare tanto. Poi naturalmente lo sviluppo è diverso a seconda dell'attaccante che è in campo in quel momento e quindi delle caratteristiche dell'attaccante, però insomma si cerca di arrivare rapidamente dalle punte e anzi poi magari si gioca anche molto sul terzo uomo, quindi con verticalizzazione, la sponda di un attaccante e vediamo che sono poi fondamentali anche i movimenti delle mezzali. Ecco, ieri sera ciò che è risaltato è stato proprio il movimento di Barella. Sucic è stato molto dinamico, la sensazione è che sia un ottimo calciatore, tecnicamente estremamente valido, che però deve ancora inserirsi totalmente nel sistema di gioco dell'Inter, però insomma ha fatto già vedere delle cose buone, la sensazione è che può fare ulteriormente meglio. Particolare è stato il modo di giocare però di Barella che si inseriva tantissimo nell'area di rigore avversaria. La coppia d'attacco era Lautaro Thuram, Lautaro veniva spesso incontro e più di una volta abbiamo trovato Barella più avanzato anche rispetto a Lautaro. Se andiamo a vedere anche le hitmap, questa è quella di Barella. Ecco, guardiamo al di là del fatto che è stato un calciatore presente quasi a tutto campo, ma soprattutto il modo in cui ha riempito l'area praticamente simile al modo in cui ha riempito l'area Lautaro Martinez. Anzi, addirittura vediamo anche un po' più calcata la mappa termica di Barella all'interno dell'area di rigore, quindi ecco, giusto a sottolineare il fatto che Lautaro veniva incontro, Barella si inseriva spesso e occhio perché poi
se l'Inter gioca con un centrocampo a 5 e alla mezzala destra si chiede questo tipo di lavoro, Frattesi potrebbe tornare utilissimo, soprattutto ovviamente per quanto riguarda gli inserimenti. Altro appunto tattico è stato poi dal punto di vista della fase di non possesso, è stato un Inter che continua a fare un pressing alto che però ancora una volta è risultato un'arma a doppio taglio. Si alzavano spesso le mezzali, in qualche occasione addirittura andava a pressare anche Çalhanoğlu e proprio in un'occasione il pressing di Çalhanoğlu ha portato al recupero palle e poi è arrivata l'occasione di Thuram. Il problema è che però è un Inter che al momento sembra non riuscire a reggere un pressing così alto. Sarà anche perché siamo nel pieno della preparazione, però quel pressing alto, se va a buon fine, bene, perché porta a recuperare palla vicino all'area avversaria e poi porta a creare subito dei pericoli. La sensazione però è che per gli avversari poi è troppo semplice trovare spazio in campo aperto, attaccare la nostra difesa ed è poi lì che il sistema difensivo va un po' in difficoltà anche per via di calciatori non rapidissimi, e di questo ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Purtroppo i nostri difensori non fanno della velocità la loro arma migliore, e quando c'è una squadra che pressa così alta poi si può fare fatica quando ecco gli avversari ripartono in campo aperto e naturalmente trovano degli spazi una volta che hanno saltato il primo pressing. Dopo l'espulsione di Çalhanoğlu, che come detta per me è stata un'espulsione inventata perché il secondo giallo era decisamente fuori luogo per il tipo di intervento che ha fatto Çalhanoğlu, cosa positiva è che l'Inter non si è rintanata in difesa. È vero, poi era un'amichevole estiva, quindi va sempre presa con le pinze la scelta di Chivu, però è stato un Inter che ha continuato a giocare con le due punte, che ha continuato comunque a cercare di vincere la partita. Vi chiedo naturalmente scusa e come detto anche in 10 contro 11 poi l'Inter ha provato, ha avuto quella voglia di portare a casa il risultato. Bella la giocata di Lautaro Martinez, verticalizzazione sul capitano, poi è stata una giocata individuale eccezionale. Bellissimo anche il gol di Bonny. Lì Bonny ha recuperato palla, poi è partito nella metà campo avversaria ed è arrivato fino all'area del Monaco, realizzando poi il 2-1 definitivo. Ecco, arrivando a parlare dei singoli, molto bene proprio Bonny, non soltanto per il gol, anche per i movimenti, per come entra in campo, per le sue caratteristiche, che come detto più volte non sono proprio le stesse di Thuram, perché forse rispetto a Marcus Thuram Bonny ha più strapotere fisico, però è uno di quei calciatori che nel corso della stagione potrebbe non far rimpiangere Thuram, e questo è sicuramente un qualcosa di estremamente positivo. Vi chiedo nuovamente scusa, purtroppo soffro un po' sono una vittima dei condizionatori in questo periodo e come detto tra le note positive c'è Bonny, che secondo me è un acquisto molto sottovalutato. Altro calciatore che rappresenta una nota positiva della serata è sicuramente Pio Esposito, che entra in campo nel secondo tempo ed è un calciatore che diventa poi un terminale offensivo diverso rispetto agli altri, nel senso che si riesce a verticalizzare su di lui usa molto il fisico, fa a sportellate con gli avversari, protegge palla. Ecco, in alcune movenze, poi fatte le dovute proporzioni, però in alcune movenze Pio Esposito mi ricorda Christian Vieri, nel modo in cui difende palla, nel modo in cui si gira, ed è uno di quei calciatori che l'anno scorso ci è mancato, caratteristiche che sono anni che mancano all'Inter, uno di quei calciatori che in alcune situazioni può aiutare tantissimo, sia quando le difese avversarie sono chiuse, quindi si può sfruttare la sua fisicità, sia quando magari c'è anche da difendere il risultato, e mettere un centravanti come Esposito aiuta magari a fare il lancio, e poi lo stesso attaccante poi può difendere palla, prendersi il fallo, recuperare secondi, minuti preziosi. Davvero Pio Esposito può essere un ottimo innesto. Ecco, Bonny e Pio Esposito sicuramente potranno essere dei valori aggiunti quest'anno. Pensiamo se ci fossero stati lo scorso anno a posto di Correa Arnautovic, probabilmente la stagione sarebbe andata in maniera differente. Arriviamo anche a Luis Enrique, un calciatore che non mi è dispiaciuto, quindi sembra crescere rispetto alle uscite del mondiale per club.
speriamo bene perché insomma non ha fatto faville, però sembra comunque che le sue prestazioni siano in miglioramento e speriamo che possa anche arrivare a giustificare l'investimento fatto. Tra le note negative invece secondo me rientra Çalhanoğlu, non per l'espulsione che come detto quella è una mezza invenzione dell'arbitro, ma sembra un po' in ritardo di condizione. Però ecco, come dicevo inizialmente, va sempre valutato il momento in cui arriva questa amichevole, quindi ci sarà tutto il tempo per rientrare in condizione. Non bene secondo me anche 2/3 della linea difensiva, Pavard e Acerbi. Pavard è sembrato distratto in più di un'occasione. Acerbi invece, come detto, probabilmente è uno di quelli che soffre il modo in cui sta giocando l'Inter, perché è un calciatore che naturalmente ha tanta fisicità ma poca rapidità e purtroppo con una squadra che pressa così alta un difensore centrale poco rapido può andare in difficoltà. Poi ribadisco il concetto, naturalmente siamo ad inizio preparazione, le gambe sono pesanti e quindi è chiaro far fatica sulla rapidità, soprattutto contro una squadra che ha calciatori veloci e soprattutto è più avanti nella preparazione. Però ad oggi, se andiamo a valutare i 90 minuti contro il Monaco, Acerbi finisce sicuramente tra le note non positive. Detto questo, comunque è una squadra che a me lascia ben sperare per caratteristiche, per i calciatori che sono stati aggiunti e speriamo che ci possa essere l'aggiunta di almeno altre due pedine. Bene anche l'idea di Chivu di creare quell'Inter un po' flessibile dal punto di vista tattico, quindi una squadra che si adatta all'avversario, che cambia sistema anche a partita in corso e quindi un allenatore che se riesce a leggere bene le partite è sicuramente un grande valore aggiunto. Non voglio fare paragoni con Inzaghi, valuto semplicemente l'idea di Christian Chivu. Chiedo nuovamente scusa e valutavo semplicemente l'idea di Christian Chivu, poi la parte difficile sarà mettere in pratica e far funzionare queste idee, però insomma le premesse per questa Inter sono sicuramente positive, le sensazioni dal mio punto di vista sono ottime, poi fatemi sapere anche la vostra nella sezione commenti, sfruttiamo ecco la sezione apposita anche per confrontarci, insomma se vi è piaciuta questa Inter, quali sono le vostre sensazioni sulla squadra di Christian Chivu e sui nuovi innesti, ovviamente augurandoci che ne arriveranno anche altri. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!